Avete visto apparire Monica? Monica si è palesata, è uscita da un portale. Buongiorno Monica. Oggi grandi battute da Zelig. 5, 4, 3, 2, 1. Iniziamo la seconda sessione di Alex. Alex sta girando in un mercato e si è fermata ad una bancarella di gioielli vintage. Mhm. Sulla mano, adesso è un po' provocatoria, come immagino, sulla mano destra, esattamente sul l'indice, no, scusami, il medio, si infila per provarselo un anello con una pietra viola molto scura, Mhm. come a fare proprio il medio, il dito medio, quindi che tutti si fottano che lei ha questo tipo di energia qui. Questo viola, non so, sembra tipo una fluorite, pirite. Pirite, viola, beh, fluorite sì. Non so perché sembra che siano due pietre fuse tra di Mm. loro. C'è anche del verde? Allora, io vedo proprio un viola forte. Perché la fluorite è anche verde, insieme al viola, mischiate, a volte più viola, a volte più verde, ma solitamente è tutte e due, e sia viola che verde. È una strana In questa pietra la fluorite. immagine probabilmente lei per caricarla di un certo tipo di valore, di un certo tipo di potenza, la presenta proprio viola, viola intenso. Chi dà l'autorizzazione? Sì, infatti questo dito medio non è rivolto a noi, eh? A chi? A se stessa? No, Alla vita? è rivolto a chi, non so, a chi decide di rimanere indietro, Mm. perché lei non vuole rimanere indietro. Sembra un po' il dito medio di Piazza Affari, mi sembra, a Milano, la Ah, statua, in cui mancano tutte le dita tranne il medio, e peraltro è rivolto verso la città. Quindi l'idea è Catalan, mi sembra. L'idea era quella dell'insulto alla borsa di Milano, e in realtà è la borsa che insulta gli altri, tutti gli altri. Vi stiamo fregando. Va bene, nome del progetto. mi viene potenzialità. Vedo proprio la sua anima che fa il tifo per Alex, spronandola a continuare ad essere la visionaria intuitiva che lei è e a continuare a vedere tutte le potenzialità che certe situazioni e certe risorse hanno racchiuse dentro di sé. Vibrazione. 23 miliardi, Mm. Consapevolezza. 171, Anima. 49, Vite. 1798, Cervello. 10,6, Suscettibilità ipnotica. 59, 3D. 42, Vivacità animica. 100. Ottimi valori. Quel 23, molto molto interessante. Bello il numero 23. Confermo. Anima. Nome. E, mm, Corniola. Spirito. Ehm, eh. Allora, mi viene un diaspro rosso e mi fa vedere questa pietra che sembra proprio tipo un organo interno.
Allora, in alcuni momenti sembra un fegato, in altri momenti sembra il cuore che pulsa, ma che comunque appunto ha a che fare, sia nel caso del fegato, si dice, no, avere fegato, oppure si dice coraggio, no, che significa agire col cuore, quindi ha a che fare comunque con l'elemento del coraggio. Entità eteriche. Io ne vedo due. C'è un avvoltoio molto grande che vuole oscurare il sole ad Alex, in modo che lei si trovi in una situazione di buio, faccia cadere le proprie vibrazioni e allora lui è pronto a scagliarsi su di lei. Questo è il suo programma. Quindi scusami, un falcone solo, no. Sì, 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 sì. Mhm. E poi c'è un uomo del tempo che la osserva mentre lei lavora ai propri progetti come se facesse tipo un lavoro ad uncinetto. Dopo un po' che lei sta eseguendo questo suo progetto, lavoro ad uncinetto, lui glielo disfa, cioè gli prende un filo e gli disfa completamente il progetto. Oppure gli dice che non è il momento giusto. Oppure gli dice ancora, fallo meglio. Mhm. Questi due. Basta. Mentali. Mm. Mi viene concorso fallito. È un'entità mentale, che la boicotta, quando lei deve effettuare delle collaborazioni. In questo senso il concorso, nel senso di collaborazione e di partecipazione. Mm, Non importa se questa collaborazione è da intendersi come relazione sentimentale o come collaborazione lavorativa. Questa entità mentale ha l'obiettivo proprio di disfargliela, di farla andare male, ehm, per farla precipitare in uno stato d'animo che è un po' di smarrimento, un po' di sfiducia, ehm, un po' anche proprio di solitudine, che è una sensazione che lei ha vissuto, diciamo così, nel periodo dell'infanzia barra adolescenza. Ehm, quindi l'obiettivo di questa entità mentale è come riportarla a quel periodo in cui lei non capiva bene chi potersi aggrappare. Mm. Non aveva né tanto l'approvazione della madre, né tanto il riferimento del padre, che era completamente preso da altro. Quindi questa entità mentale la vuole riportare sempre lì, in un momento in cui lei non ha, come posso dirti, nessun genere di autonomia, Livello? tra il 3 e il 4. E poi basta? Sì. Ok. Ci sono degli impianti. Um, allora, mi fa vedere in eterico che è come se lei fosse racchiusa all'interno di un cilindro. Questo cilindro ha due buchi in modo che lei possa infilare le braccia, però appunto si muove vincolata ovviamente da questo cilindro. E quindi la fa sentire, come posso dirti, in parte non completamente libera e a volte anche un po', come posso dirti, un po' goffa. Basta, non vedo. Cinema. Figlio. Sì, lui viene già subito, è un applauso emozionato verso la mamma. Mamma di Alex.
ma è un po' sbuffante. Ah, dice che sua figlia è troppo stravagante. Papà di Alex. Allora, lui invece lo vedo in questo momento mh, segretamente emozionato, come se non volesse ammetterlo, ma in realtà è molto orgoglioso di lei. Ex marito di Alex. Compagno marito. Mm. Viene quasi con in mano una specie di piccola fisarmonica. Forse lui è uno che, non so, tende un po' a sfilacciare, a dilatare le situazioni, poi le ricomprime. Non lo vedo, diciamo così, magari stabile nelle sue posizioni. Mm, Così No, che fa questo gioco di viene. allungare. Sì, 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 Le tre mamme, sue amiche all'interno della scuola. come se venissero due insieme e una a parte. Mm. Però Senti, quella che mi brilla di più è quella a parte. mm, chiama anche un'altra mamma che io conosco molto vicina a me, Mm. mamma di un bambino, Mhm. capito? Sì. Ok. Viene? Mm, Non ho capito se ha in mano una candela della macchina o una candela, però una candela. Ce lo vuole dire lei, se è della macchina o di cera? Che in questo momento è come se per lei avesse un significato la candela, perché mi fa anche vedere, hai presente una volta c'erano queste lampade che simulavano le candele e poi dopo tu gli mettevi la lampadina? Sì, Mm. Mi fa vedere che potrebbe anche essere quella, quindi legata ad un ricordo. Quindi in generale la candela. ok. Va bene, iniziamo. Oggi parliamo di scuola. Mm. Il progetto a cui sta lavorando Alex sembra avere luce, vedere la luce nel 2026. È così? Allora, a me viene come anno di più brillante il 2027. Ehm, lo vedo così. Poi, per carità, i tempi sono sempre relativi. Non, quello che sto dicendo io adesso è rispetto alle condizioni attuali, ok? Vedo il 2027. Mm, mm, mm. Mm. Perché è come se il 2027 mi brillassero le ultime due cifre. Mm? E infatti il progetto va a fine, no, dell'anno, perché no, poi si parla di settembre. Ehm, Però vedo il numero 27. Eh, Nel 2026 vedo che c'è tanto lavoro di preparazione. Uh, Qualche abbaglio. Poi c'è qualcosa che mi rimanda tipo a una figura di un commercialista, Mm. a- come se lui fosse intenzionato, no, ad appoggiare questo progetto. Ti devo dire la verità, non so se è interessato, forse addirittura per i propri nipoti. Non riesco a capire, sai, se è un uomo giovane per i propri figli o i propri nipoti. Mm, Mi Come spicca questo. chiameresti a livello eterico, nella visione eterica in cui sei immersa, questo progetto? Trattasi di una nuova scuola, no? Che va oltre la parentale, che ha una serie di innovazioni.
Allora, mi è venuto Solarium. Um, Come se ci fosse molto l'elemento giallo. In generale sto vedendo con Alex proprio un lavoro sui chakra, no? Perché adesso a pensarci ha fatto vedere l'arancione, no? Del diaspro, no? Mhm. Mm, Poi c'era, no, scusami, l'arancione Della della corniola. corniola. Mhm. Sì, sì, sì. E il rosso, anzi, prima il rosso del diaspro, poi l'arancione della corniola, e adesso appunto mi fa vedere questo giallo qua del progetto. Ehm, Come se effettivamente Alex avesse capito, so che questi bambini sono un po' sti figli del sole e hanno un potere personale molto forte e molto sviluppato, rispetto alla loro età. Mm. Che magari noi, un potere sviluppato così lo riferiremmo a un adulto e invece lei, riesce ad intravedere che fa parte già di questi bambini potenzialmente. Quindi forse è per questo che mi dà questo nome Solarium. Ok, 2026. Che succede in quell'anno in generale? Cosa vedi nel 2026? Per Alex. In generale, no, no. Ah, che ne so, magari. Perché caso vuole che il signor Caso non c'è, è sempre... Che stamattina Massimiliano, dico anche il nome, tanto non gliene fregherà niente, mi ha mandato l'ennesimo link, che mi mandano ogni tanto, vabbè, dei Simpson, no? Che nel 2026, in una trentina di momenti della saga, parlano fondamentalmente di grandi cambiamenti legati all'Italia. L'Italia d'oro, l'Italia cambiamenti, l'Italia chiave del cambio di rotta nella storia dell'uomo. Simpson, massoni, Koenig, eccetera, questo non ci interessa, però proprio oggi, 2026, mi arriva. Allora, voglio essere sincera, questo video l'ha mandato anche a me, quindi io l'ho guardato, cioè l'ho Mhm, ascoltato più che altro perché immagini mhm. rappresentative non ce n'erano. Io non lo A me sapevo. quello che è arrivato era, tu hai detto la parola chiave oro, come Mhm, se ci fosse un qualcosa mhm. relativo all'oro del Vaticano. Mm. Ehm, Però non riesco a capire che tipo di evento, che tipo di situazione. Però come se potessero arrivare a smuovere alcune verità e quindi iniziare a sbloccare in parte l'oro del Vaticano. Questo lo si saprà a livello pubblico o sempre se a livello privato? Allora, io lo vedo iniziare a livello privato. Avevamo già avuto modo, no, di parlare del discorso di massoneria nera e massoneria bianca, Mhm, giusto? mhm. Guelfi Ghibellini. Esatto, bravissimo. Mm, Effettivamente fino ad ora ha dominato la massoneria nera, che è quella che sostiene tutto il mondo chiesa. Mm. Adesso invece diciamo così, iniziando a sgomitare sempre di più la massoneria bianca, dopo essere stata silenziata per tanto tempo. La massoneria bianca invece vorrebbe affrancarsi dal potere papale e quindi agirà proprio su quelli che sono i preziosi, i beni diciamo così, del Vaticano. Che poi non sono solo nel Vaticano, i preziosi del Vaticano. Mhm. Ok? Però Cioè, vedo dove che anche? Magari Italia. mi fa vedere anche nell'est, Est Europa, Ah. che sono sempre proprietà però Del Vaticano. riconducibili direttamente, sì. E quindi no, però all'inizio vedo che sono cose più sotterranee, però delle indiscrezioni ci saranno.
La sessione in questione, Guelfi Ghibellini, bianchi e neri, successione, passaggio di testimone a Halloween Louvre, con Camilla e Orecchia Sventola che vanno in Vaticano, il cavallo bianco, guardatevela, numero 2203, che sommato fa 7. Bene, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 2026 sarà il 10, un 10, un 1, si riparte da zero, si riparte da zero. Sì, cioè c'è la partenza per andare verso l'uno, però è chiaramente un processo. Però Ok, ci saranno diversi eventi che consentiranno, per chi lo desidera, di andare verso l'uno gradualmente. ok, Alex. Alex è l'attuale scuola del figlio, è una scuola montessoriana, ok? Mm. Ehm, Scuola montessoriana, lei a un certo punto, un giorno, percepisce che ci sono delle entità, ma va? E queste entità succhiano le energie dei bambini e le convogliano in una specie di tombino grata e se le ciucciano e se le portano via. Iniziamo da questo. Così? È reale, sì, 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 lei l'ha fatto realmente, lei ha individuato realmente queste entità che derivano da dei forti contrasti che stanno iniziando a nascere tra i membri adulti di questa scuola. Mm? Mm. In particolar modo è come se io avessi visto un po' di malcontento da parte del gruppo che si occupa, ehm, diciamo così, che non so, non è il gruppo didattico, ok? Che si occupa del resto, delle altre attività intorno, ok? Una sorta di malcontento, una sorta anche, non so come spiegarti, di mm, pettegolezzo, ok? Che io ho qualificato come bidelli, ma non è che sono bidelli nel vero senso della parola, ok? Solo per dire che non fanno parte del corpo insegnante. E poi ho notato una forte, non so come spiegarti, anche debolezza da parte del corpo insegnante, che, non so, è proprio sprovvisto, dell'attrezzatura necessaria. Quindi c'è Ok. effettivamente una specie di collasso di questa piccola istituzione e quindi chiaramente quando ci sono queste complessivamente basse vibrazioni, certo che le entità hanno il benvenuto, no? Facciamo un nuovo cinema, cinema scuola, diviso a metà, di qua i bambini, di là gli insegnanti, scuola di Alex, ovviamente. Come vengono i bambini che si sono fatti derubare? L'hanno deciso loro, al di là di questi che sono i conflitti degli insegnanti, del corpus docente, gestente, gestante, gestente, che gestisce. Allora, in questo momento i bambini li vedo entrare da un punto di vista energetico come giganti. Ehm, un paio invece li vedo più piccolini, come se magari ancora stessero in qualche modo subendo, diciamo così, questa sottrazione energetica. Quindi come se questi due più piccoli fossero in fondo alla fila, però gli altri li vedo abbastanza grossi, no? Il corpo insegnante invece proporzionalmente lo vedo più piccolo rispetto a questi bambini giganti, quindi energeticamente li vedo inferiori. Ehm, mm, Non percepisco il risentimento da parte di questi bambini per essere stati depredati, diciamo così, energeticamente. Ehm, Percepisco nella coda finale, che potrebbe essere costituita da due o tre bambini, tipo una forte stanchezza. Ehm,
un po' di nervosismo, magari un po' di disturbi del sonno. Ecco, però non il risentimento. Lei fa dei lavori, una mamma che si occupa di energie fa dei lavori e si chiedono se ripuliscono la scuola. Sembra dagli effetti, diciamo, delle persone che ci passano del tempo, sì, che sia così. Allora, sì, sono efficaci e i lavori energetici di entrambe. È stato efficace anche il fatto che la mamma ha dato una pietra di ametista al proprio bambino. Ehm, Però effettivamente poi è una condizione un po' ciclica, mm? Perché loro, anche con tutta la loro buona volontà e intento, non riescono a riportare un equilibrio costante. Ok? Riescono a creare però una protezione intorno, non neanche a tutti i bambini, ok? Anche perché bisogna parlare anche di un discorso di libero arbitrio, quindi alcuni bambini scelgono anche di fare un'esperienza di sottrazione energetica. Però indubbiamente è efficace, ha una sua efficacia. Bene, secondo me andrebbero soltanto informati questi bambini, possiamo farlo adesso in eterico nel loro cinema, che l'area Matrix, la realtà è fatta così, di interferenze. A volte semplicemente mancano delle informazioni. Quindi se questa situazione ciclicamente si riproporrà, siamo punto a capo tra 6 mesi, anche no. I bambini adesso lo sanno, devono essere informati come gioco che i sogni, gli incubi, l'uomo nero che trovano di notte sono gestibili all'interno del sogno, ok? Che la loro potenza e la loro autorizzazione è tutto, che nel sogno possono dire vattene, io non ti ho chiamato e o non ho più bisogno di te, non ti do più la mia autorizzazione, non ti do più il mio permesso e fondamentalmente questo è quanto. Questo vale un po' per tutti. Allora, la difficoltà mi sembra di vedere per alcuni bambini è che hanno dei genitori che vanno a casa a parlare di alcuni elementi della scuola, in termini di malcontento, in termini di lamentela, ok? E quindi si tratta comunque di bambini, ok? Che quindi non riescono magari esattamente a continuare a isolarsi e a fare questo giusto lavoro che tu hai detto. Mhm. Ok? Perché c'è come la contaminazione anche in casa. Ce ne sono alcuni in particolare in questa situazione. E a me sembrano più due, poi uno magari in particolare, no? Che è come se gli facessero proprio una testa tanta. E quindi lui ha difficoltà, come dirti, a stare, no? In questo livello di pulizia e di isolamento energetico, di trasformazione, diciamo. Quindi questi due bambini continueranno a dare le proprie energie alla grata e gli altri no? Allora, questa cosa di dare le energie è veramente un equilibrio molto delicato, perché chiaramente adesso è un sistema un po' in crisi, che succede così, quando ovviamente c'è debolezza, c'è bisogno di energia, no, per sostenere un sistema. Quindi ovviamente i bambini ne hanno tanta di energia e viene presa da loro, ok? Ehm, mm, quindi come posso dirti, è come un continuo assestamento necessario, ok? Cioè non si può fare una cosa definitiva ora, mm? Ma bisognerà continuare a lavorare nel tempo. Mhm. Ehm, quindi certamente Alex e questa altra mamma con il proprio figlio sanno bene la direzione in cui andare e come procedere, però non è altrettanto per altre mamme relativo al figlio. Mm, C'è un perché mi fa posto, come vedere che ci sono dei momenti poi di depressione
e poi dopo più o meno c'è un assesto. C'è un posto vicino dove abita Alex, di cui forse tu mi hai anche sentito parlare, Monica, nel tempo, dove vendono cristalli e dove io sapevo ogni tanto facevano anche delle gite, le scolaresche, perché chiaramente la geologia, comunque lo studio delle pietre e anche dei fossili, lì ci sono anche i fossili, c'è un sacco di roba, è sempre molto utile. E per invogliare i bambini hanno realizzato dei sacchettini con di fatto degli scarti di però pietre molto carine, molto interessanti. Quindi i bambini con 1 euro si compravano il loro sacchettino, si scambiavano le pietroline e si impravano a memoria, questa è l'ametista, quello, i nomi, i colori. Che utilità può avere una cosa del genere? Laddove è possibile effettuarla, ovviamente. Ma insomma, Alex non abita in un posto isolato, abita in una delle città più importanti d'Italia. Posso dire quale? Posso dire la tua città? Milano. Allora, mi viene che ha un'utilità tipo del 30%, 30-40%. Il bambino, in quel caso, quando nel 30% ha un'utilità, vede nella pietra il salvatore, cioè le cose mi vanno bene perché ce l'ho in tasca. Poi, però, se la perdo, sono fottuto. La piuma di Dumbo, no? Beh, c'è un bambino che vedo che è come se sviluppasse una scaramanzia, sì. Poi non è uguale per tutti i bambini, ok? Il punto è che mh, cioè, ci andrebbe veramente. Allora, i bambini non. Cioè, cioè, noi scegliamo di essere bambini affiancati a degli adulti, perché i bambini non è che possono essere autonomi e comprendere tutto da sé. Ed è giusto che sia così. Noi abbiamo scelto questo tipo di gioco. Ehm, i bambini di oggi effettivamente hanno una serie di qualità e di attitudini incredibili, ma comunque hanno bisogno di un accompagnamento di un adulto. Quindi vedo che ehm, cioè, riescono a sentire il magnetismo della pietra, però cioè, non burattata, Mhm. ok? Dovrebbe essere una pietra grezza, ok? Quella burattata vedo che percepiscono meno, vedono più l'estetica se è burattata. Ehm, hanno una forte percezione, ok? Però è come se poi avessero bisogno, mi fa vedere, di questa specie di filo energetico che proviene dall'adulto, che potenzia ulteriormente quel cristallo, cioè gli fa avere una maggiore e più completa azione ai fini di quello che noi vogliamo ottenere qui, ok? Mm. Perché è vero, è una situazione un po' traballante. Va bene, cambiamo pagina. Il tumore al seno della mamma, della nonna materna che non c'è più e quindi il sospetto, il timore che ci sia una familiarità o che ci sia una linea che possa riguardarla in futuro. Ah, mi viene il no rispetto a questa sua eventuale paura, no? Titubanza, così. Lei, come tutti, il tumore è una lezione che uno si dà, una prova che uno si sottopone, ma non c'è una grande. Noi parliamo ovviamente a livello esoterico, mm, non a livello medico, facciamo un gioco e giochiamo e battiamo le manine. Allora, diciamo che se si sceglie di mantenere vivo il patto di fedeltà anche da questo punto di vista, allora poi noi lo chiamiamo è un elemento ereditario, però è ereditario il patto di fedeltà, ok? Mhm, Non la lesione tumorale, mhm. ma quindi di conseguenza anche quell'aspetto lì viene ereditato. È ancora Però legata al patto ereditario, no, Alex. no, lei L- no. L'ha tolto quando? No, io questo vedo che lei ha fatto un lavoro nel corso del tempo, eh. Non riesco a vedere che sia stato un momento netto, preciso. È stato proprio una cosa graduale. Cioè, ha limato, ha limato, ha limato questo patto finché si è proprio completamente dissolto.
Brava Alex, da sola. Dicevi, Ehm, scusami, ti ho Le è interrotto. costata fatica però, questa cosa. Mm. Ehm, Quello che vedo, è che come se fossero due donne, loro, che si sono molto anche assunte il ruolo maschile. Um, Adesso prendendo la mamma di Alex, um, allora, sicuramente è stata un po' ruvida, no, nei confronti di Alex, anche un po' critica, eh, ehm, non amorevole, come magari Alex avrebbe voluto, no? Una mamma. Però anche si è dovuta molto caricare del ruolo del papà, ok? Perché il papà era molto impegnato mi fa vedere far brillare la sua carriera, molto ambizioso, ci teneva, ok? Quindi questo portava tutte le energie del padre verso il lavoro, ma una famiglia c'è e quindi se la accollava la mamma, quindi anche questa cosa maschile. Mm? Ora mi fa vedere che in un certo senso vedi che anche per Alex la situazione potrebbe essere simile, perché lei adesso si è separata dal marito, di fatto ha una divergenza col marito, di fatto il marito è molto meno consapevole di lei, però lei è una madre molto diversa dalla propria madre. Ha capito l'importanza della complicità e della collaborazione con il proprio figlio. Quindi in questo vedo proprio che si è spezzata la catena. Molto bene, la nonna l'abbiamo già chiamata in passato. C'è qualche disincarnato che vuole venire da solo? Non so. Allora, qua mi si presenta come una bambina con un triciclo. Non ti so dire se viene quando è morta col triciclo, cioè quell'età aveva, oppure Chiedile di presentarsi nell'età in cui è morta. fa vedere un 6. Anni. Mm. Alex la conosce? Sembra di no. Qualcuno è legato alla scuola? Allora, adesso io non so se, cioè, perché è come se mi parlasse di non so se è una seconda casa, una casa di villeggiatura. Io non lo so se l'hanno avuta i genitori, eh, se l'ha avuta lei, se lei è andata spesso in un luogo, perché mi indica come villeggiatura. Cosa ci dice? Come se venisse proprio qua perché si sta tanto parlando di bambini. Ehm, mm, Può essere Sestri, il luogo di villeggiatura. allora, non vedo degli elementi perché mi parla di villeggiatura, come una casa però usata in maniera abbastanza costante, diciamo, no? Non che sei andato una volta così, no? Ok? E quindi probabilmente lei è morta da quelle parti, perché mi indica villeggiatura. Non lo so dove è il luogo. Ehm, Quello che, siccome appunto stiamo parlando di bambini, lei è venuta come se lei si fosse sentita ehm, che i genitori erano molto distratti, ok? Ed è come se volesse in qualche modo creare una specie di unione di collante tra i genitori che sono a volte proprio presi da delle cose, lei dice che sono illusioni, mentre è come se i bambini invece fossero nella verità. E allora vuole come creare una specie di collante ehm, che unisca di nuovo i bambini con i genitori. Sa dov'è il portale Aureo?
Allora, questa bambina però mi dice che al momento lei ha una specie di compito, diciamo così, nell'oltre, che è quella di accogliere per un periodo i bambini che sono state vittime, diciamo così, dei genitori a diversi livelli, ok? Alcuni proprio che hanno perso la vita a causa dei genitori, altri che l'hanno persa tipo magari per un incidente domestico, per una distrazione dei genitori, ehm, o in altri frangenti, ma perché i genitori erano distratti. Insomma, no? Una cosa del genere. E mi dice che lei adesso ha questo ruolo qui e deve presiedere nell'oltre per fare questo. In che senso? La bambina? Sì, Ah, sì, sì. quindi li gestisce. È una specie di prima accoglienza. Caronte. E, come dirti, arrivano questi bambini, queste anime, poi sono, no? Molto ferite, molto traumatizzate, un po' scioccate. mm. Lei, non solo lei, ovviamente, ce ne sono altre di anime, offrono, come posso dirti, questa prima assistenza. Allora lei per un po' dovrà fare questa assistenza, ok? Conosce Poi, la... do- Mhm. poi dopo vi fa vedere che c'è un'altra cosa sopra, che deve fare sopra, ancora un livello sopra, e dopo ci sarà il portale Aurea. Bene, conoscono la nonna materna di Alex. Conosce questa bambina. L'ho vista passare, dice. Presentiamole una con l'altra. Magari la nonna può fare i biscotti a questi bambini. Poi in realtà Sì, 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 nessuno sì, li sì. cucina, davvero nessuno li mangia, però l'idea di fare i biscotti, il profumo dei biscotti, la festa dei biscotti. E infatti la bambina già mi diceva che la nonna di Alex sa di vaniglia. Quindi lei Faceva i fa biscotti Alex? Sì, questi dolci a base di vaniglia. Si sente questo profumo vanigliato. sono caldi. Adesso sì, sono appena sfornati. Facciamo una prova. Sta Manti. arrivando un bambino disincarnato, dovunque del mondo. Vediamolo. Da dove viene? Adesso questo qua viene da una industria, una fabbrica vicino all'India. È Mhm. morto lì. Di? Fabbrica di? Jeans. Mm. Quindi la fast fashion. Mm. Sì, una vittima della fast fashion. Sì. Ehm, Un bambino maschio. È un maschietto, sì. Era. Il corpo che ha lasciato era intossicato. Sento quest'anima molto disperata, molto anche rassegnata, no? E, però appena arriva viene avvolto dal profumo caldo, dal profumo e dal calore di questi biscotti. Ed è come se quest'anima sorridesse, ma gli occhi sono ancora tristi. Proviamo un Allora si biscotto. avvicina, sì, si avvicina a questa bambina, lo prende per mano e gli propone appunto questo biscotto. Allora, questi sono i primi momenti, per cui questo bambino quasi sembra che non lo può prendere, che non è una cosa per lui, che chissà cosa succede se lo prende, no? Gli aggiungo io una mandorla nella pasta. È stato cotto insieme a una mandorla.
Eh sì, lui inizia a prendere così con le dita qualche briciolina da sopra, se lo porta alla bocca e sente il sapore dell'amore, della cura, dell'accudimento. Vedo in questo momento Alex che sorride commossa perché lei ha a cuore tutti i bambini, non solo i suoi, insomma, no? Il suo e i suoi che stanno vicino. Eh, Questo è un momento in cui c'è l'attenzione di tutti i bambini in questa condizione, disincarnati, e di tutti i bambini viventi della scuola di Alex e non, che vogliono vedere questa scena. è molto timida quest'anima di bambino. Dice di aver mangiato solo 2 volte in vita sua il dolce, questa è la terza. Come si chiama? Mi fa vedere una P e una K, Hook. può essere. E che succede? È un processo molto particolare perché è come se lui non smettesse più di guardare e di annusare questo biscotto e vuole proprio mangiarselo così, molto molto lentamente. È un momento quasi di estasi per lui, perché non è un discorso di gusto, di sapore, di profumo, ma è proprio una questione che mangiandolo, introduce dentro di sé amore, cura, attenzione. La bambina, che aveva prima il triciclo, sorride, eh, e già conosce questo tipo di reazioni perché l'ha già vista in altri bambini, quindi fa di sì con la testa. E gli dice: prenditi il tuo tempo, perché ci vuole un tempo anche per queste anime, per sentire la felicità, per sentire il bene, per sentire che qua nessuno ti fa del male e qui nessuno pretende niente da te. In questo tempo che si prenderà il bambino, chiedi se vuole la compagnia di un animale disincarnato. Un coniglietto, coniglietto bianco e grigio, molto morbido. Benissimo. Salutiamo Puck allora. Salutiamo la bambina. Tutti sanno adesso qualcosa in più dell'oltre. Dalle auri, biscotti, mandorle, coniglietti. Sì. Il figlio di Alex ha visto tutto questo e vedevo che continuava a mandare baci verso l'alto, verso il cielo. Perfetto. Cambiamo pagina. Vita parallela di pittore, di Alex, di pittore francese, malato di sifilide e affetto da dipendenza da oppio. Vero o falso? O chi? Vero, 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 vero. Un uomo che ha scelto, come posso dirti, di spegnersi lentamente, un po' facendosi trascinare proprio dai piaceri un po' lascivi, perché lei ha indicato che ha questo rapporto con questa modella, ma in realtà io vedo dei rapporti proprio di promiscuità. Ehm,
questo utilizzo così sì, di droghe, lo vedo fumare, poi cadere in una condizione di estasi che per lui è anche di ispirazione, di conoscenza di altre dimensioni, però poi in realtà in ultimo è proprio di autodistruzione. Eh, Perché lei e lo s- ricorda questa vita? perché lei ha queste capacità, Mhm. ok? Lei ha delle capacità di percepire delle vite parallele Perché proprio questa? e allora, a me risulta che non ha percepito solo questo, ha percepito dei frammenti anche di altre. Però vedo, cioè io per esempio ne ho vista un'altra in cui però c'è la componente di autodistruzione. Sì, lei percepisce questa che ha a che fare con l'autodistruzione e infatti a me ne ha fatta vedere un'altra che è molto diversa da questa, ok? Però che ha sempre a che fare con l'autodistruzione. Ehm, Perché? perché mi fa vedere come in effetti, allora, mi baso tipo sulla vita che sto vedendo io, no? Mi fa vedere tipo che lei è un ragazzo, tipo che va a caccia con il padre vuole che lui spari, il bambino ragazzo che lei decide di non sparare, lo fa al padre. Poi per tutto il tempo, negli anni successivi, gli dirà che è uno smidollato, che è un incapace, lo cercherà proprio di abbatterlo, di affossarlo in tutti i modi. E lui qua, il ragazzo si toglie la vita. Ok? Quindi eh, questa distruzione, diciamo così, funziona, diventa proprio un'autodistruzione letale. In questa vita invece che descrive lei è un'autodistruzione lenta, dove lui colpisce molto il suo corpo. In questa vita attuale, che è quella invece che sta vivendo Alex, lei è come se fosse qui per in qualche modo resistere a tutti questi tentativi distruttivi di lei e dei suoi progetti, ok? Perché lei comunque nel corso della vita ha ricevuto, diciamo così, anche diverse critiche, ha dovuto lottare molto. Ehm, Spesso è come se l'hanno voluta anche far sentire sbagliata, fuori luogo, ok? Lei è qui adesso, come posso dirti, per scegliere un'alternativa. Basta distruzione, basta autodistruzione. C'è lo stare in piedi sempre di più, sempre meglio, in maniera sempre più forte. Non farsi più distruggere dalle paure, dalle critiche altrui, perché per esempio questo pittore, purtroppo non era stato capito come tipo di artista, ok? Le sue opere non erano state così tanto apprezzate e Mm, lui aveva fatto molto suoi queste critiche, e quindi patendo moltissimo tutto questo. mm. Alex adesso in questa vita sceglie di ignorarle tutte queste critiche, di non farsi più affossare da queste. Molto bene. E il progetto geologico fallito? Lei ci è rimasta molto molto male. Ecco, lì mi fa vedere che c'era un doppio fallimento, no? Adesso non so se sto facendo io confusione, ma lei aveva avuto anche una Giusto. mini relazione, Mhm, mhm, ok? Anche quella fallita, mhm. ok? Il fallimento nel fallimento. E lì era come se, allora me lo fa vedere così, mi fa vedere 2020. Lei che è come se si alzasse dal letto, sbadiglia, si sveglia. 2020 si sveglia. Poi mi fa vedere, 2021 è come se lo impiegasse per vestirsi, no? Cioè si è alzata dal letto, si veste, si inizia a guardare allo specchio in modo diverso
percepisce se stessa e la realtà in modo diverso. 2022, non mi ricordo se è veramente il 2022, cioè arriva Sì? questo lavoro, questo progetto, ok? Però 2022 c'è ancora il condizionamento della distruzione, ok? Poi la sua entità mentale del concorso fallito, qui veramente al massimo del trionfo, perché vince due volte. Non viene portato avanti il lavoro perché poi i fondi mancano e non viene portata avanti la relazione. Questo uomo sceglie un'altra strada che non è quella con lei. Quindi mi fa vedere come in questo suo processo di risveglio che nasce nel 2020, lei però, cioè non è una bella dritta la strada, no? Ha come ancora delle ripercussioni di distruzione, di scoraggiamento per trascinarla di nuovo indietro. Mhm. Anche perché tutti gli altri che ha intorno, molti hanno seguito, no? Diciamo la narrativa e quindi volevano riportarla indietro. Quindi quella è stata una fase per lei difficile in cui dover resistere a questa corrente che la ritrascinava indietro, che la voleva distruggere. E le piramidi? Allora, le piramidi, allora io le vedo come nere, me le fa vedere nere, no? In eterico. Mi fa vedere, per esempio, anche il suo avvoltoio che è lì sopra le piramidi e vuole come creare con le proprie ali una copertura, vuole cioè che rimangano nel segreto. Ehm, mm, Ah, cioè nere. che la loro azione energetica continui, ok? Ma che non vadano alla luce. Ma nere perché attirano luce o nere perché sono nere? Nere perché come se fossero, hanno l'obiettivo di risucchiare molte energie umane, ok? Quindi ovviamente sono nere perché è come se loro di per sé fossero, non so come spiegarti, devitalizzate e per vitalizzarle hanno bisogno di ricevere queste energie umane. Mm. Bene, quante sono le piramidi? Adesso qua effettivamente mi viene un pentagono, 5. cioè sì, Sembra proprio di... Ma tu l'avevi detto, Alex? sì, No? sì, l'aveva Sono... detto. L'aveva detto? Io, almeno, io l'ho L'hai sentito. sentito? Ok. 5, adeternizziamole. Vuoi, Monica? Io lo faccio. Un bel ad eternum in ognuna al centro, in ognuna di esse. Se lo vuole fare anche Alex e lo vuoi fare anche tu, siete liberissimi e lo vogliono fare tutti quelli che ascoltano questo video, sono liberi. Tra Vercelli, Torino, più o meno la zona di Borgodale, che è un paesello piccolissimo. Personalmente io estendo il mio ad eternum a ogni piramide della Terra, conosciuta o sconosciuta, terrena o sotto i mari. Non coppa basso, sopra sotto, tutte cose. Che succede? Vedo come se si diramasse l'energia della tormalina anguria, che sembra un arcobaleno, perché questo nero deve essere, diciamo così, avvolto da una miriade di colori, perché è come se qua partecipassero anche tanto i bambini, quindi hanno scelto proprio un arcobaleno. In modo quasi come per non distruggere le piramidi, che in sé per sé possono essere un oggetto meraviglioso, ok? Ma in modo che non siano più nere, siano colorate e quindi non abbiano più bisogno di sottrarre nessun tipo di energia. Mentre questo avviene, Alex va al suo cluster, al suo avatar, li toglie, li butta in un portale definitivo, cambia pagina, inizia un nuovo percorso e una nuova fase e mette al posto, quando l'ha fatto, mette al posto dell'avatar e dei contratti un ad eternum, se vuole simile a quello delle piramidi.
Io la determino, l'ho visto come una conchiglia iridescente, come quella conchiglia da cui nasce la Venere di Botticelli, una specie di ostrica. Bene. Crolla potenzialità, il suo progetto. Sì, perché potenzialità, sai, fa anche un po' sembrare un qualcosa che sì, forse no, eh. Mhm. Ehm, E viene splendore. Corniola, coraggio sempre. Mm, C'è un'azzurrite, Eteriche, mentali e impianti esistono ancora? no? Vibrazione, Circa 500, consapevolezza, 201, anima. 50, 58. Alex, 201 è altissima, eh? 200 non ci arrivano in tanti. Vite, Mm, mm, 1697. cervello, che già è alto, 10,6 Adesso mi viene 11,8. e 8. Suscettibilità ipnotica, 59, 66. abbondantemente nell'area sessione diretta fattibile, che ti servirebbe in più. Sogni, fai, metti, cambi cose. 3 di 42. 21. Ok, ma una come lei che comunque ha un progetto pratico, stare nel 21% nella 3D e nel 79% nella 4D ha un senso? Non ho capito la domanda, ha un Nel senso, senso, cioè? sì, no, niente da perdere, cazzata. E Alex, messaggio finale al figlio. No. Il tuo cuore è d'oro. Ehm, io lo sento e lo libero. Al papà. In qualche modo ci siamo ritrovati. E non ti sento come un generale. Alla mamma. Sembra sempre che qualcosa di me non ti vada bene. E forse in fin dei conti invece a me tu vai bene così come sei. Alle tre mamme. L'unione fa la forza, vedo proprio che mettono le mani l'una sopra l'altra. Alla mamma extra che ho chiamato prima. Eh, mm, Fai la tua strada. A se stessa. Mm. Mi sento sempre più libera, mi sento sempre più in grado, mm, di comportarmi come un magnete per attrarre a me no perditempo, ma persone realmente interessate al mio mondo interiore ed esteriore. Come la vedi? Eh, Soddisfatta e come se invece dei capelli avesse dei petali, quindi lei stessa un fiore. Perfetto.